In quasi 130 anni di cinema, pochi film sono stati capaci, come Nosferatu, di stimolare riflessioni e interpretazioni diversissime fra loro, ispirando analisi che spaziano tra storia, società, psicanalisi e così via. Qui vorrei riassumere quelle che mi sembrano più significative. Tutta la seconda parte del film ruota attorno ad una epidemia di peste portata da Nosferatu nei luoghi che tocca durante il suo viaggio. Il film esce nel 1922 e naturalmente l'associazione più diretta è con la cosiddetta influenza spagnola. Pochissimi anni prima c'era stata la più grande pandemia della storia dell'uomo, che aveva provocato 50 o 60 milioni di morti in tutto il mondo, di cui oltre 400.000 in Germania, il paese europeo più colpito. Tenete presente che la popolazione mondiale era al tempo di soli 2 miliardi di persone, quindi oggi dovremmo quadruplicare questi numeri per avere un impatto analogo. Nosferatu non è l'unico film nel quale Murnau rappresenta una pestilenza. Pochi anni dopo lo farà nel Faust, così come di peste si parla anche in altri film europei di quegli anni. L'altro grande dramma collettivo di inizio Novecento è la Prima Guerra Mondiale, quasi 20 milioni di morti. Le strade delle città tedesche si riempiono di reduci disoccupati, spesso mutilati, che un paese sconfitto non è in grado di reintegrare. La guerra porta non solo morte sul campo di battaglia, ma un'epidemia di sofferenza che si estende alla vita civile, colpendo i sopravvissuti e tutta la popolazione in generale. Nosferatu può essere interpretato come una riflessione simbolica sulla guerra che porta morte e devastazione ovunque arrivi e trasforma gli individui che ne vengono coinvolti in esseri svuotati di forza vitale ai margini della società. Dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, la Germania ha un'economia distrutta e si trova obbligata a ripagare i costi bellici ai paesi vincitori, una cifra esorbitante pari a 3 volte il suo PIL. Questo causa un crollo del valore del marco tedesco. Dall'inizio degli anni 20 il paese subisce il fenomeno della cosiddetta iperinflazione, con tassi intorno al 10% al giorno, non all'anno, al giorno, una piaga che culmina tra il 1922 e il 23 riducendo sul lastrico milioni di persone e causando la sparizione del ceto medio, una delle cause principali dell'avvento del nazismo. In un film come Nosferatu si può leggere un riferimento anche a questo spaventoso fenomeno economico e sociale che devasta la Germania in quegli anni. Ho parlato di pandemia, ho parlato di guerra, ho parlato di inflazione. Basterebbe già questo per capire l'attualità, a distanza di 100 anni, di un film come Nosferatu. Se qualcuno si domandasse che cosa possono avere in comune con il mondo di oggi film così vecchi, penso che questo sia un esempio molto valido. Un altro tema che viene associato ai racconti di vampiri è quello del conflitto fra aristocrazia e borghesia, della vecchia società feudale contro il nuovo ordine borghese. Il mondo antico dell'aristocrazia ormai è obsoleto, ma si rifiuta di scomparire. È un morto vivente che si nutre del sangue della borghesia, che dalla fine del Medioevo si sviluppa sempre più attraverso il commercio e che tra 700 e 800 trova nella scienza il suo punto di riferimento. Questo tema è più presente nel libro di Stoker che in Nosferatu, ma è comunque un'interpretazione da non ignorare. Nel romanzo è presente una serie di novità scientifiche e tecnologiche che sono usate in opposizione a Dracula, per esempio i treni, il telegrafo, le trasfusioni di sangue, la registrazione del suono su cilindri e così via. La risoluzione finale del conflitto passa attraverso l'intervento del dottor Van Helsing, cioè della borghesia che ha nella scienza il suo riferimento e attraverso questa riesce a prevalere. Nel film di Murnau il conflitto fra aristocrazia e borghesia è molto più sfumato. La storia è ambientata, come ho detto nel primo video, in un'epoca più antica, precedente alle innovazioni tecnologiche di fine Ottocento. La scienza del dottor Bulwer può spiegare il fenomeno del vampirismo, ma non può salvare gli abitanti della città dalla peste. In ultima analisi, in Nosferatu la scienza risulta arretrata e inefficace, mentre la vittoria sul male viene da un atto di sacrificio che, come abbiamo visto, potremmo definire un vero e proprio martirio, un tema che ritorna in molte opere del romanticismo.
Un'altra ipotetica chiave di lettura che si lega alla situazione storica dell'Europa in quegli anni coglie nel racconto di Stoker, e di conseguenza anche nel film, tracce evidenti di un antisemitismo che in quel momento, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si fa sempre più presente, in particolare in Germania. La maschera di Nosferatu è del tutto assimilabile alle caricature degli ebrei che in quegli anni, e poi fino alla Seconda Guerra Mondiale, venivano rappresentati nelle vignette, nei manifesti e nei mezzi di propaganda, in modo da presentarli come esseri ripugnanti e abietti. Dracula viene pubblicato negli stessi anni del caso Dreyfus. In letteratura c'era stato tra l'altro il Fagin di Oliver Twist e naturalmente chi ama il cinema classico se lo ricorda bene nella riduzione cinematografica del 1948 in cui era interpretato da Alec Guinness col naso adunco, le mani avide, la schiena curva, caratteristiche che rimandano nella memoria a Nosferatu. Attenzione, non sto dicendo che questo film abbia preso spunto dal Conte Orlok di Murnau, semplicemente si rifanno entrambi ad un'iconografia comune a sfondo antisemita. Nosferatu rappresenta un pericolo che viene dall'est Europa. L'est è storicamente, a partire dal Medioevo, il bacino dell'ebraismo. È portatore di malattie infettive, come lo sono gli ebrei secondo la propaganda antisemita. È senza patria, la sua patria è la bara che si trascina in ogni luogo e che contiene la sua terra. Una considerazione analoga poteva essere fatta per il concetto ebraico di patria in un'epoca in cui non esisteva lo Stato di Israele. Nosferatu è un parassita sociale e fisico, è assetato di sangue e di guadagno, altro luogo comune riferito agli ebrei. Nosferatu è identificato con il ratto e l'analogia ebrei-ratti sarà parte fondamentale della propaganda antisemita dei nazisti. E infine non dimentichiamo che nel romanzo Dracula è terrorizzato dalla croce e dai simboli della cristianità come la particola, e secondo l'antigiudaismo cristiano gli ebrei erano dannati da Dio per aver rinnegato e crocifisso Gesù. Va sottolineato per completezza che uno degli autori di Nosferatu, Eric Galleen, era anche l'autore dei vari film sul Golem, il mostro d'argilla che salva il popolo ebraico dalla persecuzione, film che non mostrano alcun sentimento antiebraico, ma che anzi stigmatizzano le persecuzioni antisemite. Inoltre in Nosferatu uno degli attori era ebreo, quindi ribadisco che questa è solo un'ipotesi di interpretazione, molto suggestiva, ma che resta un'ipotesi. Nel film si tocca anche l'opposizione tra razionalità e follia, in particolare attraverso il conflitto tra la tranquilla cittadina di Wisborg e l'invasione del demone Nosferatu. La cittadina, simbolo di una società borghese pacifica e ordinata, viene travolta dall'arrivo di una forza primordiale di distruzione e di morte. Il film mette in scena questo contrasto tra il mondo razionale e il caos, tra l'umano e l'animale e tra la vita e la morte. Wisborg rappresenta una piccola oasi borghese in cui l'ordine sociale e morale è il bene più prezioso. Le scene iniziali ci mostrano un mondo pacifico dove tutto segue un ritmo prestabilito. L'ingresso di Nosferatu nella città, però, sconvolge questo equilibrio. Nosferatu, con la sua figura di predatore, rappresenta la rottura dell'ordine in un luogo fino a quel momento inviolato. Le scene di Knock in manicomio sono un'anticipazione dell'effetto di Nosferatu sulla mente umana. Il contrasto tra razionalità e follia viene rappresentato non solo a livello narrativo, ma anche attraverso l'uso della luce e delle ombre. Wisborg, all'inizio, è illuminata da una luce naturale e rassicurante, ma progressivamente diventa un luogo minaccioso dalla luce sempre più spettrale man mano che Nosferatu si avvicina. La città, che si trasforma rapidamente in un panorama di morte e desolazione, diventa un simbolo della mente umana invasa dall'irrazionale, incapace di mantenere il controllo di fronte a una forza primitiva e inarrestabile. Tutto il grande cinema tedesco durante la Repubblica di Weimar è incentrato sul tema del doppio, della lotta fra bene e male nella coscienza dell'individuo. Pensiamo a Caligari oppure a M di Fritz Lang. Questa attrazione per le tematiche legate all'inconscio, alle pulsioni profonde che muovono la psiche umana, in effetti non nasce con l'espressionismo. Il capostipite dei film sul doppio, in realtà, è di ancora prima della guerra. Già nel 1913 in Germania viene girato un film che anticipa i temi dell'espressionismo ed è
Lo studente di Praga, un'opera fondamentale di cui parlerò nel dettaglio in un altro video. Nei film di Murnau, in particolare, il doppio è un tema che ricorre quasi sempre. 2 anni prima aveva realizzato La testa di Giano, tratto dallo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, film che purtroppo è andato perduto, ma il tema si ritrova in quasi tutte le sue opere. Il fatto che Murnau fosse un omosessuale non dichiarato può avere senz'altro giocato un ruolo in questa sua attrazione per il tema del doppio, dell'identità oscura che si cerca di reprimere. La dualità qui è innanzitutto rappresentata dal vampiro che si presenta alla società come Conte Orlok. Il doppio qui è una identità doppia, un mascheramento che il vampiro usa per infiltrarsi nella società umana. Poi c'è il doppio come opposizione fra personaggi. Hutter, simbolo del bene e della razionalità borghese, si contrappone a Nosferatu, incarnazione del male e dell'irrazionalità. La loro relazione segue lo schema tipico in cui uno è il corrispondente in negativo dell'altro. Hutter è ingenuo, umano e innocente, mentre Nosferatu è una figura spietata, predatrice e distruttrice. Infine c'è il doppio come scissione fra la realtà e le ombre. Il viaggio di Hutter verso il castello di Nosferatu è anche un viaggio iniziatico, un'esplorazione dell'ignoto e del lato oscuro della psiche. Attraverso questa esperienza possiamo dire che Hutter giunge a confrontarsi con ciò che aveva rimosso, ossia la parte oscura e irrazionale della sua coscienza. Nosferatu diventa così il rimosso che ritorna, un simbolo delle paure e dei desideri repressi che emergono inesorabilmente. Questo viaggio nel regno dei morti conduce Hutter a una presa di coscienza, dove la paura del vampiro diventa anche scoperta di ciò che è nascosto dentro di sé. La paura in Nosferatu è multiforme, trascende la semplice figura del mostro per diventare un simbolo di terrore esistenziale. Non si limita quindi alla minaccia fisica del vampiro, ma si estende alle ansie più profonde legate all'ignoto, alla morte e alla perdita del controllo. In Nosferatu la paura è molto più che una reazione superficiale, è un'esperienza psicologica, esistenziale e sociale. Un'altra ben nota interpretazione del film proposta in questo testo fondamentale, che consiglio a chiunque volesse approfondire la storia del cinema tedesco, parte dal fatto che appartiene a un filone di film che hanno per protagonisti dei tiranni. Questi personaggi rappresenterebbero l'attrazione del popolo tedesco, che nel 1919 si era ritrovato improvvisamente in una repubblica dopo decenni di governi autoritari, per i tiranni. Quasi come se ci fosse un'attrazione segreta per personaggi dispotici e malvagi, in pochi anni al cinema si susseguono il dottor Caligari, Nosferatu, il dottor Mabuse e altre figure di questo tipo. Naturalmente il pensiero va alla dittatura nazista che arriverà pochi anni dopo, ma non si può sottovalutare lo sconvolgimento tragico che aveva provocato in Europa occidentale in quel periodo la notizia della rivoluzione di ottobre in Russia. Personalmente, più che come premonizione di Hitler, credo che in questi personaggi si possa vedere un tentativo di esorcizzare la paura di una dittatura comunista. Sulla stessa linea di interpretazioni storico-sociologiche c'è invece chi ha visto in Dracula e in Nosferatu un simbolo del capitalismo e delle dinamiche di sfruttamento fra classi sociali. Già alla metà dell'Ottocento Marx aveva descritto il capitalismo come un vampiro che succhia di continuo l'anima del lavoro vivo. La figura del vampiro richiama l'idea del capitale che estrae valore dal lavoro umano, accumulando ricchezza e risorse mentre impoverisce i lavoratori. Il film può essere visto dunque come una metafora del capitalismo che, attraverso il meccanismo di sfruttamento, accresce il proprio potere a scapito della società. C'è un'ultima lettura fondamentale ed è quella che vede nella storia di Nosferatu e ancor prima in quella di Dracula una metafora sessuale. Ma dato che non vi voglio sfinire con una serie infinita di analisi, mi riprometto di parlarne approfonditamente in un video futuro dedicato a come il film di Murnau rielabora questo tema già ben presente nel romanzo di Stoker. Se oggi è considerato la pietra fondante del genere horror, il film all'uscita in Germania ottiene invece un successo molto limitato.
Murnau nel frattempo viene citato in giudizio dalla vedova di Bram Stoker per aver violato il copyright del romanzo. La casa di produzione fallisce e questo rimane l'unico film realizzato di almeno una decina di film a tema fantastico programmati. Rimane un mistero perché i produttori si siano lanciati in questo tentativo di non pagare i diritti. Sta di fatto che il film giunge fino a noi per miracolo, poiché nel 1924 un giudice ordinò la distruzione di tutte le copie, compreso il negativo originale, che è quindi andato perduto per sempre. In questo senso, quello che conosciamo è un film miracolosamente sopravvissuto a una distruzione che avrebbe dovuto essere totale. Ma è interessante vedere qual è stata la storia successiva di un film quasi scomparso all'epoca e oggi riconosciuto come uno dei massimi capolavori della storia del cinema. Fortunatamente alcune copie del film erano finite in vari paesi stranieri e le proiezioni del film continuarono negli anni '20 in Francia, in Olanda, poi in America e in Spagna. Nosferatu diventa un film amato negli ambienti intellettuali ed artistici legati alle avanguardie, oggi diremmo nel circuito underground. In particolare sono i surrealisti francesi a riconoscerne per primi il grande valore. Non a caso il surrealismo cercava di esprimere l'inconscio attraverso il magico, l'occulto, l'erotico, tutti elementi che ritroviamo nel film di Murnau. Il poeta Robert Desnos lo definisce in quegli anni il più bel film mai realizzato. Nosferatu diventa il primo cult movie della storia. Dopo i cinema francesi, che lo proiettano varie volte fino al 1928, il film viene visto a Londra nello stesso anno e da qui passa agli Stati Uniti, dove viene proiettato a più riprese nel 1929. L'influenza successiva di Nosferatu sul cinema è lenta ma inarrestabile. Si sviluppa come un fiume sotterraneo, soprattutto come influenza sul cinema horror statunitense degli anni 30 e poi si sedimenta negli anni 40, 50 e 60 quando Nosferatu viene riscoperto attraverso le proiezioni televisive. Pur essendo un capostipite del genere, i film successivi sullo stesso tema, Dracula del 31 diretto da Todd Browning, che sarà il primo adattamento ufficiale del romanzo, così come Il vampiro diretto da Dreyer del 32, e poi tutta una serie di altri film che tendono allo sfruttamento del filone vampiresco a partire dal Dracula del 1958 con Christopher Lee, non sono discendenti diretti del Nosferatu di Murnau. Il primo remake vero e proprio arriva solo alla fine degli anni 70 ed è il film di Herzog. In altri casi il film viene preso a riferimento per parodiare il genere. Pensiamo a Polanski quando gira Per favore non mordermi sul collo e interpreta un personaggio che è chiaramente ispirato a Hutter. Più interessante, secondo me, è risalire alle tracce dell'influenza di Nosferatu sul modo di concepire la paura al cinema, anche nei film al di là del genere horror, laddove magari non ci si aspetterebbe mai di trovare queste influenze. In generale possiamo dire che i risultati migliori li hanno ottenuti i registi che hanno saputo fare propri certi stilemi presenti in Nosferatu e li hanno rielaborati in modo originale. Tra pochi mesi, a quanto pare, uscirà proprio un nuovo remake per la regia di Robert Eggers e personalmente sono molto curioso di vedere il risultato. Sperando che la voce non mi abbandoni completamente, concludo con una riflessione sul cinema. La forza dirompente di Nosferatu è riuscita a mostrare per la prima volta in modo così efficace quanto il mezzo cinematografico, all'epoca appena uscito dalla sua fase iniziale, fosse adatto alla rappresentazione di temi fantastici, spettrali e orrorifici, il cosiddetto perturbante di cui negli stessi anni aveva parlato Sigmund Freud in un suo saggio. Le atmosfere sinistre nelle quali il reale e il quotidiano vengono trasfigurati in qualcosa di alieno e inquietante, di disturbante, che sollecita le pulsioni più profonde e oscure dello spettatore, sembrano con questo film trovare nel cinema il loro mezzo di espressione naturale. La capacità che ha il cinema di dare a questi temi una forza nuova fu percepita di pari passo dal pubblico e dagli autori. Si è tentato di dare una spiegazione a questa prerogativa del linguaggio cinematografico, questa immediatezza nel trasferire le pulsioni profonde. E una prima risposta è che il cinema ha una componente subliminale intrinseca al mezzo. Guardare un film è fondamentalmente un processo di identificazione irrazionale, a differenza per esempio della letteratura che passa attraverso la lettura del testo, che è sempre un processo razionale. L'altra possibile risposta sta invece nell'essenza stessa dell'immagine cinematografica.
Se ci pensiamo, ogni fotogramma che viene proiettato sullo schermo, nel buio della sala, è l'ombra di ciò che viene filmato, che da realtà tangibile e viva viene trasformato in un simulacro a 2 dimensioni. Diventa un fantasma che simula la vita, ma che ne è solo un pallido riflesso. L'immagine impressionata sulla pellicola è stata definita una vampirizzazione del reale, capace di catturarlo e restituirlo sullo schermo in forma di fantasma. Un fantasma che rimane sempre uguale ad ogni visione. Come i non morti non invecchia mai. E questo film di oltre un secolo fa ne è forse l'esempio più evidente. Grazie ancora una volta per essere arrivati fin qui, soprattutto grazie di cuore a tutti voi iscritti per la pazienza con cui aspettate i miei video. Mi auguro di ritrovarci qui a breve per il prossimo grande classico del cinema. Un saluto da Andrea.